Hai mai notato che ci sono parole che usiamo per descrivere quello che siamo e poi ci sono parole che usiamo per condannarci? Insicuro è una di queste parole. Basta dirla e sembra che tutto sia già stato spiegato. Non parli in una riunione, sei insicuro, non fai quel passo che vorresti fare, sei insicuro, ti blocchi davanti a una scelta, sei insicuro. Alla fine della storia l'insicurezza è una parola che usiamo come un'etichetta, la appiccichiamo addosso alle persone, agli altri e a noi stessi e andiamo avanti convinti di avere capito. Eppure c'è qualcosa che non mi ha mai convinto. Se ci pensi bene, l'insicurezza è una delle esperienze più comuni dell'essere umano. La provano i ragazzi, gli adulti, gli artisti, gli imprenditori, gli studenti, i professionisti. La prova chi comincia, la prova chi cambia. L'insicurezza la prova perfino chi ha successo. E allora mi sono chiesto, possibile che una condizione così universale venga raccontata soltanto come un difetto? Possibile che dietro questa parola non ci sia altro? Oggi voglio raccontarti proprio questa storia. Resta qui, perché la storia che c'è dietro questa parola è molto più interessante di quanto sembri. Iniziamo dal principio. Cosa significa davvero questa parola insicurezza? Insicurezza viene dal latino, il prefisso in indica assenza, privazione, e securus, che in latino significa appunto sicuro, è composto da se e cura. Se qui è un prefisso separativo, indica distanza, separazione da qualcosa, e cura è sì, la preoccupazione, l'ansia, il pensiero che pesa. Quindi securus, sicuro, letteralmente vuol dire libero dalla cura, privo di preoccupazione. Chi è sicuro è chi ha messo distanza tra sé e l'ansia. È insicuro chi quella distanza non riesce a crearla. Ma fermati un secondo su questo, perché è una cosa molto interessante. Nella lingua latina la sicurezza era uno stato mentale, era la capacità di staccarsi dal pensiero ansioso. Appunto. Cicerone la usava così questa parola. Per lui securitas era la tranquillità dell'animo, una condizione vicina a quella che i greci chiamavano ataraxia, la serenità come assenza di turbamento. La sicurezza in questo senso era un obiettivo filosofico ancora prima che pratico, e l'insicurezza di conseguenza era semplicemente il suo contrario, l'incapacità di liberarsi dal peso del pensiero. Questa è già una piccola rivoluzione, perché siamo abituati a pensare all'insicurezza come a un difetto personale, una mancanza caratteriale, ma nella sua origine la parola descriveva qualcosa di molto più neutro, descriveva uno stato del pensiero, non certamente un giudizio sulla persona. Io ho passato 20 anni nel marketing e nella comunicazione e in tutti questi anni ho sentito la parola insicurezza usata in 1000 modi. Nei briefing, nelle sessioni di coaching, nelle conversazioni informali dopo una presentazione andata storta. La si tira fuori come fosse una diagnosi. Il problema è che sei insicuro, come se bastasse dirlo per spiegare tutto. È come se quella spiegazione non richiedesse altro. Ma le parole mi hanno sempre incuriosito, i loro strati, la loro storia, e con insicurezza ho sempre avuto una sensazione che ci fosse qualcosa che sfugge, qualcosa che non torna bene con l'uso che ne facciamo. E oggi proviamo a capire quale potrebbe essere l'uso migliore per questa parola, che forse un po' ci fa paura, no? Scrivimelo nei commenti se la parola insicurezza ti fa paura e spiegami anche i motivi, se ti va. L'italiano eredita il termine dal latino nel corso dei secoli, ne amplia il significato. Dalla filosofia è passato alla morale e dalla morale alla psicologia. Nei secoli si è caricato di giudizio. Oggi quando dici sei insicuro stai sempre dicendo hai qualcosa che non va. Ma c'è un momento preciso in cui questa parola cambia pelle in modo radicale. È la psicologia moderna, Alfred Adler, che ultimamente ritorna spesso in questo canale. Ne abbiamo parlato anche qui.
Adler sviluppa tra gli anni 10 e 30 del Novecento il concetto di complesso di inferiorità. Per Adler, ogni essere umano nasce in condizioni di relativa debolezza rispetto al mondo che lo circonda. Siamo piccoli, dipendenti, vulnerabili e questa condizione originaria genera un senso di inadeguatezza che ognuno affronta a modo suo. Chi, per esempio, cercando di compensare, chi eccellendo, chi sviluppando una forma di aggressività, chi ritirandosi. Il punto di Adler è che l'insicurezza, intesa come senso di insufficienza, è universale. Non è una malattia, ma è il punto di partenza dell'essere umano. Questa idea è stata rivoluzionaria e anche abbastanza scomoda, perché smontava l'idea romantica dell'individuo naturalmente sicuro di sé, del forte come norma e del debole come eccezione. Ma torniamo per un momento alla linguistica, perché c'è un elemento che trovo affascinante e che spesso viene trascurato. Nelle lingue anglosassoni insecurity porta con sé una sfumatura diversa. In inglese secure ha un'origine parallela al latino, ma con un'influenza forte del francese normanno. E nella tradizione anglofona security è diventata quasi immediatamente una parola legata al dominio e al controllo di un territorio, ma anche alla protezione fisica. Da qui deriva ad esempio la national security, la sicurezza nazionale come controllo dei confini. L'italiano invece ha mantenuto più a lungo la dimensione interiore e psicologica del termine. Quando un italiano dice mi sento insicuro, parla quasi sempre di uno stato interno. Quando un americano dice I feel insecure, spesso implica anche una dimensione relazionale e sociale legata al giudizio altrui. Questa differenza non è soltanto linguistica, riflette due modi diversi di collocare il problema. In un caso l'insicurezza è dentro di te, nell'altro è tra te e gli altri. Prima di andare avanti, se stai trovando utile questo percorso e vuoi supportare il canale, puoi offrirmi un caffè inquadrando il QR code che vedi sullo schermo, oppure cliccare sul link che trovi in descrizione. Ogni contributo mi aiuta a continuare a fare questo lavoro. Grazie davvero. Se invece non vuoi darmi nessuna mano, dammi almeno un pollicione, metti un like a questa puntata e anche qualche punto hype, e questo è gradito. Ma se invece vuoi far parte di una community straordinaria di persone curiose, divertenti, appassionate e anche molto generose, allora iscriviti al canale. È gratis ed è bello. Eccoci a metà del percorso, voglio portarti al punto di svolta, quello che secondo me cambia tutto. C'è una frase di Rainer Maria Rilke che ho riletto molte volte. Viene dalle lettere a un giovane poeta. Rilke scrive a un giovane aspirante scrittore che gli ha mandato le sue poesie chiedendo un consiglio. E a un certo punto più o meno gli dice: ti chiedo di avere pazienza verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore, di cercare di amare le domande stesse come fossero stanze chiuse o libri scritti in una lingua straniera. Non cercare le risposte adesso, non puoi averle perché non saresti in grado di viverle. Vivi le domande. Forse allora, un giorno lontano nel futuro, entrerai gradualmente nella risposta senza nemmeno accorgertene. Rilke non sta parlando solo con quel giovane scrittore, ovviamente, ma sta parlando a ognuno di noi. Mi spiego meglio. Rilke non sta parlando esplicitamente di insicurezza, ma sta descrivendo esattamente quello stato, l'incapacità di stare nel non sapere, nell'irrisolto, nell'attesa. E la sua proposta è radicale. Dice che quello stato va abitato, non combattuto. Che le domande senza risposta sono ambienti in cui si può vivere, in cui si deve vivere. Questo è il punto di svolta. L'insicurezza nella sua forma più profonda è intolleranza all'incertezza. È la difficoltà di stare in uno spazio in cui le cose ancora non sono definite, non sono ancora risolte. E quella difficoltà non viene dalla mancanza di coraggio. Quella difficoltà viene dal fatto che nessuno ci ha mai insegnato che l'incertezza è abitabile.
Michael Jackson stava lavorando a Thriller, l'album che sarebbe diventato il più venduto della storia. Il produttore era Quincy Jones e c'era un pezzo, Billie Jean, che Michael Jackson aveva scritto quasi interamente da solo, a cui teneva moltissimo peraltro. Quincy Jones non era convinto, trovava troppo lunga la intro strumentale, diceva che era poco commerciale e voleva tagliarla. Michael Jackson si oppose. Era una battaglia tra due delle personalità più gigantesche della musica mondiale, in un momento in cui le sorti dell'album però erano ancora tutte da decidere. Jackson non era sicuro del risultato finale, non poteva esserlo, ma era convinto di quella scelta specifica. Alla fine Quincy Jones cedette, l'intro rimase. Quella intro, quei 4 secondi di basso prima che qualsiasi cosa entri nel pezzo, quella intro è diventata uno degli incipit più riconoscibili della storia della musica pop. La storia è documentata nella biografia di Quincy Jones e di Michael Jackson e anche in varie interviste. Il punto però è questo: Jackson era insicuro sul risultato complessivo di quello che stava costruendo, ma aveva imparato a distinguere l'insicurezza generica dall'intuizione specifica, e quella distinzione ha cambiato la canzone. Ecco spiegato quello che voleva dire Rilke al giovane poeta. C'è un'altra dimensione dell'insicurezza che vale la pena esplorare, ed è l'insicurezza sociale, quella che emerge quando non sei solo con te stesso, ma quando sei con gli altri. Gli psicologi sociali hanno studiato a lungo un fenomeno che chiamano spotlight effect, effetto riflettore, e la tendenza a credere che gli altri ci osservino molto più di quanto facciano davvero, che notino i nostri errori, le nostre incertezze, i nostri momenti di imbarazzo in modo molto più acuto di quanto accada realmente. Alcuni ricercatori della Cornell University hanno condotto negli anni 90 una serie di esperimenti diventati abbastanza famosi in psicologia sociale. Magari ne hai sentito parlare. Ma comunque te ne racconto uno. Uno di questi esperimenti prevedeva che uno studente entrasse in una stanza indossando una maglietta con una foto di Barry Manilow. E se non sai chi è, lo metto qui. Barry Manilow è stato scelto come icona kitsch, quindi teoricamente imbarazzante. E poi stimasse quante persone nella stanza avessero notato la maglietta. Gli studenti stimavano sempre una percentuale molto più alta di quella reale. Gli altri semplicemente non guardavano così tanto. Questo esperimento è del 2000 e ci dice qualcosa di importante che io vorrei che tu adesso fissassi nel tuo cervello. L'insicurezza sociale si nutre di un'illusione. Che vuol dire? Siamo convinti di stare sotto un riflettore che in realtà non esiste o è molto più fioco di come lo percepiamo. Pensa a una bottiglia di vino giovane, magari da un vitigno che non conosci oppure da un territorio che stai appena scoprendo. Apri questa bottiglia e non sai bene cosa aspettarti. Puoi sentire cosa c'è lì dentro, ma non è ancora qualcosa di definito. Ha spigoli, ha un'acidità che sorprende, ha un profumo che non riesce ancora a catalogare. In quell'apertura c'è esattamente quello stato che Rilke descriveva, la disponibilità a stare nel non ancora capito. Chi ha fretta, chi vuole certezze immediate, chiude la bottiglia, la mette da parte e passa ad altro. Chi invece resta, chi aspetta, chi lascia al vino il tempo di aprirsi nel bicchiere, spesso scopre qualcosa di inatteso. Il vino in questo senso è un esercizio di tolleranza all'incertezza. Ti chiede di sospendere il giudizio, di abitare lo spazio tra ancora non capisco e adesso provo a capire. E quella pausa, quel momento sospeso è esattamente il posto in cui l'incertezza può smettere di essere un problema e diventare una postura. 20 anni nel mondo del vino mi hanno insegnato che le persone che lo vivono con più piacere sono quelle che hanno imparato a stare in quel momento senza ansia, non i più competenti,
i più disponibili all'incertezza. Siamo quasi alla fine e voglio lasciarti con qualcos'altro. Ho iniziato questo video dicendo che c'è qualcosa dentro insicurezza che quasi nessuno ha mai guardato davvero. E quello che abbiamo trovato smontando la parola è questo. Nella sua origine, sicurezza era la libertà della cura dal pensiero ansioso. Era uno stato interiore, non certamente una caratteristica della personalità come lo è diventato adesso. L'insicurezza era semplicemente il suo contrario, la presenza del pensiero, l'incapacità di staccarsi dall'ansia del non sapere. Non una colpa dunque, ma uno stato. Adler ci ha detto che questo stato è universale, Rilke ci ha detto che le domande senza risposta si abitano, Michael Jackson ci ha detto che si può essere insicuri su tutto e precisi su qualcosa, e la ricerca ci ha detto che quel riflettore che sentiamo puntato su di noi è quasi sempre nella nostra testa. Allora la domanda che ti lascio è questa: la prossima volta che senti quell'insicurezza in una riunione, in una conversazione, oppure davanti a qualcosa di nuovo, prova a chiederti: questa è una voce che mi dice qualcosa di utile o è solo il peso del non ancora capito? Perché a volte l'insicurezza è un avvertimento, ma spesso è solo la sensazione di stare sulla sfera invece che sul cubo. Ed essere sulla sfera, in fondo, è l'unica posizione in cui ci si muove davvero. Se ti sei dimenticato di mettere il like, fallo adesso, e se stai guardando questo video da uno smartphone, lascia anche qualche punto hype. Iscriviti al canale per entrare a far parte di una comunità di persone straordinarie. Ogni tuo contributo, anche piccolo, fa sì che io possa continuare a parlare di parole con cura e amore per la conoscenza, proprio come ho fatto in questi 2 video che ti invito a guardare, perché parlano esattamente di te.